Ginevra, ci sei? Vogliamo parlare con te. Abbiamo sentito la tua storia, siamo qua in pace, non vogliamo farti del male, siamo qua per farti delle domande e sentire le tue risposte, la tua voce. Nessuno sa dove sei finita, perché la storia dice che sei sparita nel nulla. Noi vogliamo capire attraverso te qual è la vera storia di cosa ti è successo in questo castello. Se ci sei, puoi illuminare questi strumenti, prendere energia da tutti gli strumenti che abbiamo. Non devi aver paura, io voglio solo comunicare con te, voglio parlare con te, sono qua proprio in pace. Noi tutti siamo qua in pace e vogliamo ascoltare la vera storia tua. E ti ringrazio se puoi comunicare con me. Incredibile. Sei qui vicino a noi? Sei qui vicino a noi, Ginevra? Basta. Se sei qui vicino a noi, puoi far di nuovo suonare questo strumento, per favore? Grazie. Sì. Si vede? Prima era lì, guarda. Perché non può rilevare anche le ombre, solo le forme rileva. E non c'è più. Un attimo, è sparito. Non avere paura, rileva le forme piccoline che sono i 3 oggetti. Puoi venire qui vicino a noi di nuovo, per favore? Non avere paura. Te l'ho già detto, veniamo in pace. Puoi comunicare con noi. Prendi energia dagli strumenti, anche dai strumenti che abbiamo in mano, non da noi, ma dai strumenti puoi prendere energia senza problemi, così puoi comunicare. L'ho visto. È fisso, Prova a metterlo sulla REM. È di fronte, è di fronte.
sei tu Ginevra o sei Girolamo? Se sei Ginevra, puoi illuminare lo strumento che hai in mano, per favore? Puoi venire qua vicino a me? È davanti allora in pod. Adesso ce ne sono due. Ce ne sono due. E adesso comincia a brillare anche il K2. È proprio fissa lì. Scusa. Uno lì. Adesso si è spostato lì. Si alternano, non so se sono due o è velocissimo comunque. Noi sappiamo che tu sei stata giudicata da un tribunale perché la storia dice che hai tradito tuo marito e che sei stata murata in questo castello. È la verità? Puoi illuminare lo strumento che hai in mano, per favore? Se sì, prova a illuminare anche quello che hai in mano, non solo far suonare quella per terra, quello strumento per terra. È lì davanti, non si sposta. Dall'inizio che non si sposta. Noi sappiamo che tu hai avuto anche un bambino, ma da quando sei stata giudicata da questo tribunale non si è più sentito parlare neanche di tua figlia piccola, non si sa che fine ha fatto, dov'è scomparsa anche la bambina. Che non si riesce, se non me la tiene fissa così è difficile avere i confronti, no? Con le risposte. Spegniamo? Proviamo a spegnere un attimo e magari accendere un attimo. Accendere un attimo la ghost cam, vediamo. Allora io ti farò delle domande e attraverso questo strumento che ho in mano puoi illuminarlo e anche verranno fuori le tue parole. Ti chiedo, sei una donna? Innanzitutto. Utile. Utile. Può essere utile. Sentire le parole magari. Sì, questo è uno strumento molto utile per comunicare da noi a voi. La mia domanda è, sei una donna?
pianta. Qua siamo in mezzo alle piante. Sei vicino a una pianta? Qua ci sono tante piante. C'è tanta vegetazione. Non devi avere paura a rispondere alle mie domande, eh? Ordinare. Adesso cerco di formulare anche i discorsi perché non è facile. Ordinare qui. Hanno ordinato qui. Ma c'è da chiedere qui magari. Qui dove? Qui dove siamo noi? Qui dentro il castello? Hanno ordinato qui. Forse loro qualcuno ha rifiutato qualcosa per come può essere le risposte adesso. Aspetta che penso un po'. Ordinare qui. Rifiutare. Qualcosa che è stato rifiutato. Probabilmente sì. Nella città, perché lei comunque il tribunale era dentro in centro a Verona. Dunque probabilmente è stata rifiutata. Lei, magari lei non ha potuto difendersi e l'hanno rifiutata. Infatti lei non è stata condannata, è stata riportata qui. Pure è stata riportata qui e da qui è sparita. Pure io. È stata rifiutata pure lei? Pure io, perché io prima cosa ho chiesto? Ma la bambina che hai avuto, che fine ha fatto? Probabilmente sono state ripudiate sia lei che la bambina. Sì, perché avendo tradito suo marito, può essere che suo marito ha messo in dubbio anche la nascita della figlia, che non fosse sua. Sì, adesso cioè, il figlio. Sì. Dedicare. Si è dedicata. Dedicare, vediamo. Non andare. Dedicato. A domandare. Cos'è che hai domandato? Potenza. Avete sentito? Sì. Che si alza l'aria tutta. Potenza, animo. Ma potenza può sta a significare che suo marito era più potente di lei per aver vinto animo. Ah, ok, la potenza dell'animo. Perché? Perché la storia dice che lei, praticamente suo marito era un uomo di guerra, per cui era sempre via dal castello. Il castello per lei era diventato una prigione. Adesso collego città. Era diventato una prigione e dunque ha chiamato il servo, diciamo, più fedele di suo marito, che l'ha portata al castello Scaligero, giù al centro di Verona, perché qui era sempre da sola, e lei lì ha conosciuto uno potente che si chiamava, che era praticamente il podestà di Verona. Quando si sono visti l'amore è scoppiato con una grande potenza e là si sono innamorati e là lei ha tradito il marito. Ecco la risposta. Matrimonio, sposare, dunque ci siamo come risposta. Quindi non su questo castello. No, lui l'ha riportata qua, lei è morta sì, qui. no, che non è stata tradita.
udire, dunque ascoltare, perché praticamente come si dice, il servo fedele di suo marito sapeva la storia e l'ha coperta lei, finché però ci sono state proprio lì nel castello ci sono state delle chiacchiere, guarda Sala, delle chiacchiere, e hanno smantellato questa storia. Vedi come si collegano tutte le parole. Adesso sì. Dunque lei